Bentornati nel santuario delle verità non dette, quel teatro digitale in cui strappiamo con delicatezza il velo della fama per guardare da vicino ciò che fa battere e ferire il cuore. State guardando Celebrita dalla Turchia, la vostra bussola emotiva e la casa di un'analisi delle celebrità che non ha paura di attraversare le zone d'ombra. Se eravate in cerca di un canale che non banalizzi i sentimenti ma li osservi con rispetto e curiosità, accogliendo le complessità invece dei luoghi comuni, siete finalmente arrivati. Oggi varchiamo l'occhio di un uragano emotivo che ha scosso l'intero spettacolo turco, una trama così personale e scabrosa da minacciare l'immagine pubblica dei protagonisti. Parliamo di Can Yaman e Demet Özdemir. Una sola frase, apparentemente sussurrata in confidenza, ha incendiato le conversazioni da set a set, da redazione a redazione. Demet ha distrutto la mia famiglia. Non è un titolo qualsiasi, è un grido che sembra il colpo di coda di un uomo stremato. Prima di addentrarci nella rete di crolli domestici, competizioni silenziose e ferite mai medicati, vi ricordiamo che la vostra presenza rende questa comunità più forte. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella. E se desiderate accedere a contenuti esclusivi e sostenere l'indipendenza di Celebrita dalla Turchia, cliccate sul pulsante Join. È grazie a voi che queste immersioni profonde sono possibili. Respirate a fondo, stiamo entrando in un territorio dove l'amore e la rovina camminano affiancati. Un sussurro diventato tempesta. Nel teatro ad alta tensione della celebrità, le parole non sono mai soltanto suono. Diventano cause, scosse, fratture. L'asserzione secondo cui Can Yaman, attore forgiato da autodisciplina e carisma magnetico, avrebbe confidato che Demet ha distrutto la mia famiglia, è una scossa tellurica nel panorama del gossip. L'accusa, partorita tra mura fidate e poi diffusa, ha oltrepassato i filtri delle agenzie per colpire il cuore delle fanbase. Non si parla di un diverbio sul set o di una scaramuccia passeggera, il racconto ammicca a una tragedia domestica verbalizzata. Chi frequenta le stesse stanze riservate descrive un can che naviga una tempesta interiore da tempo. La narrazione suggerisce che le fondamenta private, un tempo granitiche, si siano incrinate, e nel momento più disarmato lui avrebbe indicato la persona più intrecciata alla sua identità pubblica, Demet Özdemir. È una sentenza che non si accontenta di scalfire, cerca un responsabile del crollo dell'armonia familiare. La sovrana del silenzio. Mentre l'industria vibra per l'eco di queste parole, gli occhi si spostano inevitabilmente verso Demet Özdemir, professionista dal passo elegante e una carriera che corre come un treno lanciato. La sua risposta alla tempesta? Il silenzio, lama affilata che ha imparato a brandire fin dai primi riflettori. Dicono che Demet si stia rifugiando nel lavoro, senza concedere alla rumorologia nemmeno il privilegio di un sussurro. Non è una strategia nuova. Ha often domato il chiacchiericcio con compostezza che i fan chiamano classe e i detrattori calcolo. Ma di fronte a un'accusa pesante come distruggere una famiglia, quel silenzio assume qualità architettoniche. Diventa una fortezza, un muro di vetro, mostra il suo splendore professionale ma non lascia intravedere il tumulto intimo, se c'è. È una resa all'ambiguità o l'atto supremo di autoprotezione in un mondo che campa smontando dolori privati? Una domanda per la famiglia di Celebrita dalla Turchia. Fermiamoci un istante. Se un uomo afferma che la sua vita domestica è devastata da una collega, il silenzio è l'atteggiamento più alto o la miccia della diffidenza? Se foste Demet, rompereste il ghiaccio per difendere il nome, o attendereste che passi la bufera? Scrivetecelo nei commenti. E se credete che anche i volti noti meritino spazi dove guarire lontano dalle telecamere, lasciate un like. Un grido frainteso? Qui, a Celebrita dalla Turchia, sappiamo che dietro ogni eco c'è spesso una stanza più complessa. Dalle retrovie emerge un'altra versione, che le parole di Can siano state l'effetto collaterale di uno straripamento emotivo, non un atto d'accusa lucidamente costruito. Persone vicine all'attore raccontano di una frase tolta dal suo contesto fragile, figlia di una sera di sconforto più che di una sentenza morale. Si mormora che scaricare una vicenda familiare intricata su un individuo solo sia non solo riduttivo, ma inesatto.
Altri sostengono che Khan porti da tempo il peso di tensioni domestiche anteriori al legame con Dimet. In quest'ottica, quel Dimet ha distrutto la mia famiglia diventa lo sfogo di un essere umano con le difese a pezzi. Forse non parla di ciò che Dimet ha fatto, parla di quanto Khan si senta sfinito. Quando le parole diventano merce. C'è poi il predatore invisibile. L'economia dell'attenzione. In questo mestiere, la corsa ai click trasforma una confidenza in condanna pubblica. Alcuni osservatori, annusando traffico, avrebbero amplificato la frase, sbucciandone sfumature e contraddizioni per montare un duello. E allora torna il vecchio dibattito: quanta parte di verità sopravvive quando il dolore privato viene confezionato come scandalo vendibile? Intanto, Khan e Dimet sono immersi in progetti che richiedono totale concentrazione. Devono indossare la maschera del professionista mentre i loro salotti interiori vengono spiati. E sebbene entrambi odino questo striptease emotivo, la fame di dramma non intende placarsi. Mantenere il silenzio sarà un'impresa. Unitevi al nostro cerchio. Prima di parlare dell'eventualità di un incontro a viso aperto e della spaccatura tra fan, grazie ai membri che sostengono questo canale. Se apprezzate un'analisi attenta, cliccate su Join. Nell'area riservata di celebrità dalla Turchia, approfondiamo i profili psicologici delle stelle e raccontiamo i retroscena con rispetto. Aiutateci a scegliere la sostanza sulla sensazione. Le linee del fronte sui social. AEL Web non aspetta verdetti, li inventa. Le piattaforme sono un'arena divisa. Da un lato i sostenitori di Ken Omen, che lo considerano vittima di una narrazione che lo ha spezzato. Leggono il presunto scoppio come un SOS da un uomo che ha sacrificato pace e sonno nel nome dei suoi. Nel suo tacere vedono non un calcolo, ma l'indole introversa di chi preferisce ingoiare tempeste. Dall'altro lato, chi difende Dimet Özdemir nota una donna che lavora con rigore e non ha contro di sé prove verificabili. Per loro, l'accusa è l'ennesimo tentativo di addossare a una donna di successo ciò che non funziona nel salotto interno di un uomo. Uno scontro che non parla solo di due attori. Tocca corde culturali, responsabilità, colpa, diritto all'intimità. Si vedranno? La domanda che serpeggia stasera è una: è in arrivo un faccia a faccia? Negli spazi dove il gossip prende forma, un incrocio in un evento o in una festa privata è il crash test definitivo. I sussurri dicono che l'incontro sia inevitabile a breve. Terranno una distanza impeccabile o il peso delle parole sospese farà esplodere la scena? Per un Khan che negli ultimi tempi si è rarefatto sui social e ha indossato l'armatura della riservatezza, l'idea di incrociare lo sguardo di chi, secondo alcuni, sarebbe la destinataria di quell'accusa è una salita ripida. Per una Dimet che appare serena ma un passo indietro, la sfida è conservare la grazia mentre il mondo analizza ogni sguardo, ogni pausa, cercando colpe o rancori. Qui il tema è la famiglia, non una banale concorrenza. È radici, retaggi, e la pressione corrosiva della fama su ciò che è sacro. La verità nel silenzio. Alla fine di questa immersione restiamo nel territorio dell'incertezza. Finché non arriverà una dichiarazione limpida, non abbiamo un copione, solo una stanza da leggere. Abbiamo visto quanto un'unica frase possa sgretolare la pace faticosamente costruita. Khan Yaman e Dimet Özdemir hanno scelto i tempi del loro racconto, rifiutando di correre per compiacere il tritacarne dei tabloids. Quale che sia la verità ultima, fraintendimento, scivolone o frattura profonda, ricorda che dietro la vetrina brillano persone che faticano a rimanere in equilibrio. Eppure la storia non finisce qui. Chi conosce Khan sa che nella sua testardaggine c'è una volontà di correggere la rotta, anche quando l'orgoglio urla il contrario. Si dice che abbia ridotto all'osso le uscite pubbliche, sostituendo gli applausi con lunghe sessioni di allenamento, come se il corpo potesse cucire strappi dell'anima. Chi frequenta Dimet avverte invece la disciplina della danzatrice, respira, misura, conta. Sul set appare luminosa, ma appena le luci si spengono sembra avvolgersi in un silenzio che non è vuoto, è contenimento. Entrambi hanno amici che sanno quando parlare e quando tacere. Entrambi hanno manager che scrutano l'agenda come carte del destino. Intanto,
I marchi che li hanno scelti come volto camminano sul filo. Le PR negoziano. Proteggere l'immagine, non tradire il pubblico, non alimentare il fuoco. Si parla di interviste rinviate, di domande concordate, di contratti che prevedono clausole sugli scandali. Eppure nessun contratto sa davvero governare il mistero di due esseri umani. Lì, dove non arrivano i comunicati, vive la parte che ci ossessiona, quello che non vediamo. Le briciole digitali non bastano. Una playlist malinconica, un post criptico, un like tolto, un follower in meno. Piccoli indizi che i fan decifrano come se fossero astronomi a caccia di un pianeta perduto. E poi ci siamo noi, spettatori vicini e lontani, che alziamo il volume non per godere del caos, ma per capirlo. A cosa serve una fama che non conosce tregua? Che cosa resta al calare del sipario? Si dice che Khan, una sera, abbia chiuso il telefono e guardato il soffitto, sentendosi in un corridoio senza finestre. Si dice che Dimet abbia fatto la stessa cosa, con le cuffie nelle orecchie e la schiena contro la porta. Forse non è mai stata una guerra tra loro, ma tra ciò che sono e ciò che il mondo vuole da loro. Se li vedremo insieme, a breve, forse tutto si consumerà in un cenno. Forse basterà un sorriso breve per stemperare mesi di chiacchiere, forse basterà un sopracciglio irrigidito per ridarle corpo. Ed è qui che la cultura della visibilità svela il suo paradosso. Chiediamo verità a uomini e donne costretti a trasformare ogni gesto in messaggio. Intanto, i fan si scrivono, si scontrano, si cercano. Alcuni ricordano le prime foto, la promessa di una chimica rara. Altri ripetono che crescere significa cambiare stanza, anche quando l'arredamento piaceva a tutti. Prima di chiudere, torniamo a voi. Chi, secondo voi, sta gestendo meglio questa scossa? Khan con il suo ritrarsi nella disciplina, o Dimet con il suo metodo fatto di grazia e distanza? E quali altre stelle turche vorreste esplorare con noi? Lasciate un commento, li leggiamo, uno per uno. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e premere Join per sostenere le nostre indagini dal cuore caldo e la mente vigile. Fino a quando il silenzio non si aprirà e non uscirà, finalmente, una voce chiara, restate con gli occhi sullo schermo e il cuore disponibile. Questo è stato Celebrita dalla Turchia. Grazie per essere qui, ancora una volta, a cercare la verità dove gli altri vedono soltanto rumore.